Hello witches, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Martina e oggi voglio iniziare una rubrica, non so quanto durerà questa tipologia di rubrica, però pensavo fosse un video molto interessante mangiare per un giorno come celebrity, come dei VIP. Come avrete letto dal titolo del video, andrò a mangiare come Ariana Grande. Perché proprio Ariana? Siccome è uscito Wicked, secondo me ci sta, è un personaggio abbastanza in al momento e poi Ariana è vegana dal 2013. Io non sapevo nemmeno che cosa volesse dire essere vegani all'epoca, quindi tanto di cappello. E poi un po' per vedere che cos'è che si mangiano queste persone che sono così belle, qual è la loro dieta. Non siamo qui per giudicare la dieta di nessuno, assolutamente, è giusto un video per intrattenimento, ognuno mangia ciò che vuole, ciò che si sente. Per l'occasione ho fatto anche un make-up ispirato ad Ariana Grande. L'ho trovato su Pinterest, mi sembra sia lei ha così tanti sosia che ogni volta, non so come sia possibile, ogni volta penso sia lei, invece c'è gente che si rifà per essere uguale a lei, però penso che questa sia la vera Ariana. E il make-up mi è piaciuto un sacco perché mi sembrava molto nel mio stile, nello stile Martina. Vi piace questo make-up? Tutto sbrilluccicoso. Trovare informazioni sulla dieta di Ariana è abbastanza semplice perché lei è molto aperta sulla sua dieta. Ha proprio detto che lei fa una dieta di tipo macrobiotica. Macro vuol dire grande e bio vuol dire vita. Ho studiato, in realtà ho tutto scritto qua, tutti gli appunti del video. Questa dieta è stata sviluppata per la prima volta da un filosofo giapponese che si chiama George Osawa. È una dieta che ha come obiettivo quello di eliminare cibi che contengono tossine ed è divisa approssimativamente in questo modo: 40-60% di cereali integrali, quindi riso, avena, orzo, miglio, 20-30% verdura, preferibilmente di stagione, il 5-10% di legumi che possono essere gli azuchi, le lenticchie, i ceci, il tempeh, il tofu, il natto, l'assunzione regolare di verdure di mare, ovvero le alghe, kombu, wakame, nori, e i cibi come la frutta e la frutta secca sono da assumere poche volte a settimana, il che per me è un problema perché io vivo di frutta secca, di burri di frutta secca, io amo la frutta secca più della frutta fresca. Ciò che non è previsto da questa dieta, quindi proprio out, sono la caffeina, l'alcol e, sentite un po', questa cosa l'ho scoperta studiando appunto questa dieta, i cibi chiamati nightshade, ovvero cibi che fanno parte della famiglia delle solanacee, di cui fanno parte ortaggi come pomodori, melanzane, peperoncini, le patate quelle classiche, e vengono evitati in questa dieta perché contengono sostanze che possono portare a problematiche infiammatorie se consumate in grandi quantità, che quello... Vabbè, non è che uno si spacca di peperoncino, patate, pomodori, però vabbè. Io sinceramente senza pomodori, patate e il piccante, ma anche le melanzane, non è che vivrei tanto felice. Quindi questa dieta, questo stile di vita non fa per me. Però sono curiosa di mangiare in questo modo per un giorno intero. Ed infine il cibo viene messo solo in contenitori o di legno o in vetro. Dopo questa bella lezione sulla dieta macrobiotica, vediamo che mi devo mangiare oggi. Per colazione molto semplice, i fiocchi d'avena. Io non sapevo cosa potevo bere perché il caffè no, il matcha no, ma per fortuna ho l'Hojicha che è matcha tostato e questo si può assumere perché non ha caffeina. Sopra il mio porridge un pochino secco, questo porridge muesli, vado a mettere un po' di lamponi liofilizzati, delle mandorle e un bel po' di burro di nocciole perché siccome non posso mettere alcun tipo di zucchero, almeno mi addolcisco col burro. Buongiornissimo, buongiorno. Iniziamo con il bere un pochino. Mamma che buono! L'Hojicha ha forse non superato il matcha, ma quasi. Che grandissima scoperta, raga. Poi il fatto che si possa bere in questa dieta, io non sono una persona che ama il porridge, la granola, ma perché ne ho mangiato così tanto all'inizio del mio percorso vegano che adesso preferisco mangiare altro. Però questo non sembra male. Il burro di nocciole che ho messo ha salvato parecchio la situazione. I lamponi liofilizzati mi piacciono un sacco perché rispetto a quelli freschi che faccio sempre andare a male,
Almeno questi mi durano di più e poi si ridratano abbastanza facilmente. Per fortuna che avevo questo pacchettino di Coro perché non avevo proprio voglia di comprarla nuova. Ormai non la faccio più. Una cosa che mi piace tanto fare invece, ho scoperto da poco, macinare i semi di chia, aggiungere dell'acqua, latte e in questo modo diventano subito budino, non c'è bisogno di lasciarli stare lì a fare la gelatina tipo. E sopra ci metto burro d'arachidi, marmellata, lamponi liofilizzati, mandorle. Ed è uno snack veloce e buonissimo. Ecco, i semi di chia li preferisco all'avena. E mi sembra, tra l'altro, che abbiano anche più proteine dell'avena. No, ma l'ogica è pazzesco. È come il matcha, ma la versione tostata. Non sa di erba per niente, quindi se non vi piace il matcha, secondo me, l'ogica potrebbe piacervi. Ha questo gusto tostato simile al caffè, ma più dolce, nel senso più delicato. Purtroppo l'ho scoperto solo dopo il mio ritorno dal viaggio in Giappone, perché se l'avessi scoperto mentre ero in Giappone, a parte l'avrei assaggiato lì nei bar, nei caffè, ma poi me ne sarei portata un bel po'. Invece questo l'ho acquistato sul sito di Nami Matcha, che è il brand di una youtuber americana che io adoro e seguo, che manda in Italia, ma le spedizioni costavano tipo 25 euro. E per fortuna un'amica di mia sorella è andata in America a trovare mia sorella, allora li ho fatti arrivare a casa di mia sorella e questa amica di mia sorella me li ha portati. E questo Ojicha arriva direttamente dal Giappone perché lei lo fa produrre proprio là, a Shizuoka. E la cosa bella è che non ha caffeina rispetto al matcha. Non so, magari facendolo tostato si perde la caffeina e si può assumere durante tutta la giornata, anche la sera prima di andare a dormire, per esempio. Ed è per questo che si può usare in questa dieta. Dai, devo dire che sono sazia. Non mi fa impazzire, ma ogni tanto ci può stare cambiare colazione, anche se per me è sempre un trauma, perché quando inizio una colazione mi fisso e faccio solo quella per anni. Per anni ho fatto pane, burro di arachidi, di nocciole, di mandorle, con la marmellata. Adesso invece faccio la crepe di farina di ceci con burri vari di nocciole, di qualsiasi tipo di frutta secca e qualsiasi tipo di marmellata. È l'ora dello snack! Io di solito non faccio mai merenda la mattina, la faccio solo al pomeriggio perché con la colazione che faccio rimango sazia fino all'ora di pranzo. Però sono molto felice di fare uno snackino oggi perché il pranzo sarà molto misero. Oh no, la carta... Si vedeva un pezzo di carta. Lo snack di oggi sarà una barretta proteica che io non ho, ma ho questi biscotti di Coro che sono tipo delle barrette proteiche e poi da bere l'acqua di cocco. Entrambi i prodotti sono di Coro, ma questo video non è sponsorizzato perché io ho la casa piena di prodotti di Coro e se volete ho un codice sconto che è sempre attivo e valido che ve lo lascio giù in descrizione. A me l'acqua di cocco piace tanto, ma dai cocchi tagliata e bevuta dal cocco. Quella nei cartoni così conservata non mi fa mai tanto impazzire, mi fa un po' sgiai, mi fa un po' senso. Ovviamente senza zucchero e 100% acqua di cocco. Anche l'odore non mi fa impazzire. No, dai, non è male. No, è buona, ok, non è male. È l'odore che non mi ispira, però il gusto è buono. Mentre questi biscotti di Coro, che profumino, ma che carino che è. Buono. Questo lo mettono unico appunto perché ne mangi uno e ti basta. È proprio tipo una barretta proteica. No, straprovata quest'acqua di cocco. Non è che abbia chissà che gusto, però è delicata. Tra l'altro in questa dieta dovresti bere quando hai sete. Io bevo tantissimo e ho sempre sete, quindi spero valga. Io adesso ho 1 litro di acqua di cocco che ho preso tempo fa, non per questo video. Devo provare a usarla e fare i drink col matcha o con l'ojicha. Ma in che ricetta posso metterla? Il suo problema è che è fredda e io in questo periodo non bevo mai bevande fredde, solo calde. In estate sarebbe top fare qualche drink sfizioso. Sono soddisfatta? Ma sì, dai, come aperitivo pre-pranzo ci sta. Un pochino va a tappare il buco della fame, così magari dopo non ho troppa fame, visto che appunto vi ho detto che il pranzo sarà un po' misero per i miei gusti. Questo è il mio pranzo.
In realtà sto piangendo dentro. No, dai, vabbè, dai. Dai miei studi che ho fatto su questa dieta di Ariana, a lei piace proprio così. Lei se lo mangia così perché le piace così. Io non faccio mai l'avocado toast così. Se lo faccio bello ricco. Tipo, ci metterei sopra, ma non lo so, dei pomodori secchi, degli anacardi, dei semi di canapa, dell'hummus per avere un po' di proteina, oppure la cosa migliore, mamma mia, il tofu sbriciolato fatto in padella con un po' di spezie, un po' di sciroppo d'agave e poi messo sopra. Ah, che goduria, mamma mia, mi viene l'acquolina. Questo pane è molto buono. L'ho preso a Lidl ed è davvero squisito, ma in generale il pane al Lidl è sempre buonissimo. Tra l'altro ogni volta al Lidl è così difficile trovare gli avocado già maturi. Sarò stata lì 5 minuti a tastare avocadi per trovare quello più maturo e fortunatamente uno su tutti quelli che avevano era maturo abbastanza da fare un avocado toast. Per carità, un avocado toast così ti sazia, ma non ti soddisfa. Sono un po' quegli avocadi toast sfigati che ti fanno nei posti che non hanno opzioni vegane. A questo pranzo gli do un 6,5. Adesso faccio i piatti e poi vado a lavorare. Cioè lavoro qua, non è che... Vabbè, avete capito. Siamo arrivati al secondo snack della giornata e ora abbiamo le alghe, le alghette come snack. A quanto pare sì, come snackino alghe. Per fortuna io le amo e le adoro. Tra l'altro io pensavo nascessero così le alghe, invece no. Le alghe vengono pescate e fatte a poltiglia e questa poltiglia viene schiacciata, messa su un piano e fatta essiccare e tagliata poi a fogli. È così che abbiamo le nostre alghette. Da noi sono un alimento troppo sottovalutato, comunque, perché fanno un sacco bene, hanno tantissime proprietà, vitamine, iodio. Ho letto anche che hanno clorofilla, ma le devo mangiare così, ma magari ci metto un po' di sale sopra, no? Sono buonissime anche così, Però queste sono buone perché sono belle croccanti. Non si può dire croccante! Non si può dire! Non si può dire! Cristo... Tra l'altro loro sono la salvezza dei vegani perché quando vuoi rendere un piatto di pesce vegano, loro ti salvano. No, mi si è infilzata un verticale sui denti. Fatemi provare a mettere un po' di sale. Per esempio sotto le feste ho fatto la bagna cauda vegana. Per chi non lo sapesse, la bagna cauda è un piatto piemontese fatto con latte, aglio e acciughe. Sembra una roba orrenda detta così, ma vi giuro che è buonissimo. E mettendo le alghe al posto delle acciughe, muah, chef kiss, è venuto benissimo. Non male, io di solito a merenda faccio lo snack con un matcha o l'ojicha o comunque una bevanda, un bibitone, mi piace un sacco bere. Però le alghe sono buone, dai, le alghe sono sempre buone. Come mi sento così salutista, saluto ma assorta. A questa merenda gli do un 7, dai, facciamo 7. The Glamorous Life di Martina, che ha la friggitrice ad aria sulla sedia perché non ho posto dove metterla in casa e non ho voglia di prenderla prolunga e la spina è lì per terra e quindi è più vicina, ma andiamo a mettere le patate. Io spero di essere a fuoco, non vedo un cazzo, sono troppo lontana. Spero di sì. Spero davvero di sì. Siamo arrivati al momento della cena, il momento che attendevo con più ansia perché è un pasto che non è chissà cosa, però è semplice ed equilibrato, sembra molto buono, delizioso. Come prima cosa ho preparato le patate dolci. Nella dieta macrobiotica non si possono mangiare le patate normali, ma quelle dolci sì. Le ho tagliate e le ho messe nella friggitrice ad aria. Faccio parte di quest'epoca e anch'io, ahimè, sono dipendente dalla friggitrice ad aria, la amo tantissimo. Poi ho semplicemente saltato il tofu con un po' di olio. Ho avuto delle difficoltà perché l'ho fatto scaldare troppo l'olio e mi è schizzato da tutte le parti, ho rischiato di bruciarmi, ma non è successo. E dopo che l'ho fatto soffriggere un pochino solo con l'olio ho aggiunto la salsa di soia. Solitamente io cosa metterei? Metterei tipo roba piccante, dell'agave,
mettere altre cose, però rimaniamo leggere oggi. Poi avevo della quinoa nella quale ho messo delle alghette giapponesi, queste si chiama shio, mi sembra si chiami shio, e sono delle alghette salate buonissime, e siccome dobbiamo assumere alghe le ho messe perché ho detto ci possono stare. E poi avevo dei broccoli, quindi abbiamo anche le verdure, ed infine ho messo un po' di olio d'oliva su broccoli e patate, e sulle patate ho messo la cannella perché ho visto persone farlo, non so se Ariana l'abbia detto, ma ho visto persone farlo e quindi l'ho fatto anche io. Patate dolci e cannella è la morte sua. Secondo me non sono a fuoco. Una cosa fondamentale di questa dieta è masticare bene il cibo fino a farlo diventare liquido, che è onestamente una cosa che mi veniva sempre detta da piccola, da mia mamma, da mia nonna. Mastica bene! E in teoria effettivamente dovrebbe essere così. Il tofu non lo faccio mai così semplice. Avevo paura non fosse abbastanza saporito e invece no. E invece a volte le cose più semplici sono le migliori. Le cose migliori sono le più semplici. Vabbè, quella roba là. È un piatto molto semplice e dovrei mangiare così più spesso. Grazie Ariana, mi hai fatto ricordare che ogni tanto ci sta a mangiare così, più leggero. So che se l'avessi fatta io questo piatto, avrei fatto saltare il tofu con più salse e sicuramente avrei messo del piccante, sicuro. Ma invece così devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Sicuramente avrei anche soffritto con aglio, cipolla. Comunque devo dire che oggi ho mangiato bene. Non mi posso lamentare, ho fatto anche 2 spuntini. Sicuramente la cena è il passo che mi è piaciuto di più perché mi soddisfa di più rispetto alle altre cose. Fatemi sapere quali altri Vips celebrity vorreste vedere in questa rubrica. Io ho già in mente il prossimo del prossimo video. Il video è finito, mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua! E nel frattempo io finisco di mangiare qua.